Ciao a tutti, sono sempre io Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. Per chi mi conosce già, soprattutto per i miei video sul tubo, sono un fumettista, illustratore nella vita, ma è un mio grandissimo hobby la musica e soprattutto la musica pop e la pop culture. E quindi oggi sono qua per un video alquanto spiacevole che non mi era mai successo di dover fare, ma credo sia necessario. Che cosa succede, raga? Nel mio ultimo video, che comunque non ha nemmeno avuto chissà che ascolti, il che un po' mi dispiace perché solitamente è indice anche di quanto viene ascoltato un album solitamente, e quindi evidentemente non molto, ma a quanto pare chiunque può permettersi di dire la qualsiasi riguardo questo progetto. E sto ovviamente parlando dell'album Wuthering Heights di Charli XCX, che è un disco che accompagna sì il film, ma non è solo una colonna, una soundtrack. E questo ci tengo a dirlo perché non tutte le canzoni sono presenti nel film, o comunque non in maniera come sono state poi rilasciate nell'album di Charli. Ma tolto questo, il problema da dove arriva? Arriva che quello era un video reaction dove io reagivo per la prima volta, diciamo, alle canzoni, non c'è una vera e propria recensione se non dei pensieri a caldo. Ora io posso dirvi delle cose in più, anche grazie ad alcuni di voi, ma sempre grazie ad alcuni di voi io ho dovuto inizialmente rispondere, dopodiché rimuovere dei commenti che erano a dir poco agghiaccianti, ma non agghiaccianti tanto per quello che dicevano, ma per la presunzione di voler per forza dover dire la propria anche quando non si ha niente da dire. E sono situazioni di grande ignoranza e mi dispiace ammetterlo, ma io trovo che il far ritrovare me qui oggi a cercare di spiegare perché sono state adottate delle scelte per un film e per una soundtrack, lo trovo stupido di per sé, ma a quanto pare è essenziale. Perciò io spero che il video venga accolto nel migliore dei modi. Io cercherò, finito questo sproloquio dove io sono stato un po' acceso, cercherò di spiegarvi perché sono state fatte certe scelte invece che altre. E le critiche spero che cessino di esistere in tal modo, perché criticare va bene, la critica, sono il primo che fa critica, però bisogna saper creare delle discussioni. Quello che voglio farvi capire è che qualsiasi cosa può non piacervi, e il fatto che non vi sia piaciuto vi ha comunque scaturito in qualche modo qualcosa, vi ha scaturito un disagio. Perché mi ha scaturito quel disagio? Vado ad approfondire e una volta che ho approfondito posso spiegare perché io ho provato quel disagio, perché non mi è piaciuto, perché tante altre cose, ok? Dire queste musiche sono per filmetti, ok? Cioè, è già qua. Sono musiche per filmetti di Netflix da 4 euro, perché è uno dei commenti che ho dovuto rimuovere perché poi la discussione sotto è stata folle. O poi su Instagram invece un ragazzo che mi viene a dire non ha una composizione articolata e sembrano canzoncine da radio. Può non piacervi molte cose, possono non piacervi, ma tutto è adottato a far sì che funzioni per il media a cui si riflette, e in questo caso cinematografico. E ripeto, non solo, perché anche a livello solo musicale secondo me funzionava tantissimo. Io chiedo scusa a tutti gli amanti dei film come il sottoscritto, ogni volta che vedete questo poster secondo me vi viene un acciacco, a me per primo, però è che in realtà mi piace l'immagine, ma ovviamente non mi piace, non mi è piaciuto il film, ne ho parlato già su altri video. Quindi, se non mi conoscete, se vi va di parlare questa volta anche sì di cinema, in qualche modo, che io ho studiato, tra l'altro, e lo dico nei miei video, raga. Quindi, quando mi venite a dire tu che cosa ne sai, io ho studiato storia della musica e musica nei media e nel cinema, quando ho studiato cinema all'università. Quindi ce li ho degli studi dietro. Non sto parlando solo per aprire bocca e dare aria, ok? È che non sono lo stronzo che deve venire lì
col certificato per dirti: guarda, io ho fatto questi esami, ok? Ti dico cosa ho studiato, ti dico di cosa sono appassionato e ti do delle motivazioni per ascoltarmi. Tu me le dai? No. Se non mi dai delle motivazioni, io mi arrabbio. Io mi arrabbio e mi ritrovo qui a fare questo video. Spero invece di darvi una spiegazione buona, valida, del perché invece non bisognerebbe dormire su questo progetto discografico e poi anche cinematografico. Allora, ne abbiamo già parlato in realtà nel video precedente, quindi su questo andrò veloce. La rarità di questo progetto è che è un album intero che si accompagna per un po' il film, ma non in tantissimi punti, o comunque si modifica nel film, e poi successivamente è tutta una costruzione pop, hyper pop, art pop e avant pop che è di Charli XCX, che voleva raccontare il film sotto musica. Ok, perfetto. E già questa è una cosa nuova, in realtà nuova, nel senso l'abbiamo visto con Barbie, in altri media. L'ha voluto fare anche Charli XCX e io ne sono molto contento perché è una cosa che a me piace molto. È proprio un album costruito come un passaggio emotivo, cioè tu puoi ascoltare il disco e hai le sensazioni, le emozioni che vivono i personaggi, principalmente la protagonista, nel film. E in questo mi dispiace, ma dovrò ora addentrarmi negli spoiler. Quindi prima di farlo vi do un'ultima costruzione musicale a cui tengo tantissimo, ovvero per quanto riguarda il primo pezzo che noi sentiamo sia nell'album sia nel film, ed è l'unico spoiler che sentirete ora. Lasciatemi parlare di House per la terza volta su questo canale, perché è una canzone che ha molto da dire a quanto pare, canzone di Charli XCX in compagnia di John Cale, di cui abbiamo già parlato, c'è già un video a parte su questo ed era una reaction. Io ora voglio recensirvelo questo brano, perché solo con House, e quindi parlando solo della prima canzone e poi parlerò delle scene, e quindi poi se non vorrete ascoltare gli spoiler sapete quando stoppare, ma solo con House io vi do un'impronta di quello che è stato fatto per le musiche di questo film, come tantissime altre cose che sono state fatte in questo film, che hanno uno studio e un'attenzione enorme. Grazie a una ragazza, una di voi, che saluto e amo, grazie, mi fa sapere che ci sono dei rimandi a musiche del Novecento teatrali, di opere teatrali che sono state utilizzate in House, cosa che io non sapevo per quanto non avessi effettivamente fatto delle ricerche. Le ho fatte ora. E quindi cosa abbiamo all'interno di House? Intanto partiamo dalla base, i due artisti che accompagnano il brano, ok? Perché già loro aprono un mondo. Allora, John Cale perché è importante? Ne abbiamo già parlato, raga. John Cale è un enorme messaggio di intenti usare lui per questo brano, perché è uno dei primi creatori praticamente dell'avant pop, fa parte del gruppo punk e avant pop, i Velvet Underground, ed è uno dei volti più importanti del gruppo. Cale infatti arriva dall'avanguardia prima del rock ancora, studi con la Monty Young, minimalismo, droni, insomma tutto un altro mondo, tantissima sperimentazione, e appunto i Velvet Underground, che è appunto, come dicevo, una fusione tra avanguardia e pop, estimatori dell'avant pop. Quello che fa Cale nel brano è una cosa che noi troviamo dal passato e che comunque si utilizza ancora oggi, ovvero una recitazione all'interno di un brano musicale, soprattutto di un brano pop in questo caso, e quindi nell'utilizzo del brano pop arriva questa poesia noir, quasi appunto dal romanticismo gotico, trasforma la ballata dark a liturgia sonora. E già qui direi che è tutto fuorché non interessante. L'uso della voce tra canto e recitazione si chiama Sprechstimme ed arriva direttamente al Novecento, ed è qui che ci addentriamo, no, in quello che intendevo per le opere teatrali del Novecento. Infatti parliamo di Arnold Schoenberg del 1912 con Pierrot le Noir, che è un'opera teatrale ispirata al pagliaccio di Pierrot. Un'opera espressionista, inquietante, quasi allucinata, tutte cose che appunto risentiamo noi nel brano House, ma le stesse sonorità usate da Schoenberg le troviamo proprio ricreate con i synth, con i violini e tutto quanto nel brano di Charli XCX. Quindi anche qui
tutto fuorché banale, tutto fuorché non studiato. Anche l'atmosfera lunare, decadente, rituale, arrivano direttamente da questo. Rimandi chiarissimi, se non espliciti, perché sono proprio quasi dei sample presi direttamente dalla musica colta dei primi del Novecento. Ma, come se non bastasse, non troviamo solo Schoenberg, troviamo anche Alban Berg, il dramma emotivo, la sensualità oscura, o Anton Webern, ho scoperto che c'è dentro anche lui, nel tipo di ricerca che è stato fatto, ovvero i silenzi, i frammenti musicali, quindi prima tanto violino, poi silenzio, violino, silenzio, arrivano da quello, è tutta un'altra struttura che prende sempre dalle opere teatrali e musicali del Novecento. Quindi quello che si cerca di fare, che sia elettronico, che siano violini, che siano tante cose messe insieme in questo disco e per la soundtrack effettiva del film, è incarnare quell'emotività con i suoni. È una novità per il cinema? Assolutamente no, ma a quanto pare bisogna spiegarla. Quindi questo è quello che potevo dirvi senza spoiler, ora mi addentro nelle scene. Quindi ragazzi, grazie, io inizio subito. Prima scena. E il sonoro è forse una delle cose più importanti, sia in tutto il film in realtà, ma nella prima scena è veramente esplicito, quasi sottolineato. Noi sentiamo il suono di quasi un letto, le molle, no? Di un letto, insomma sentiamo dei tessuti che sfregano e una sorta di amplesso di un uomo, e invece scopriamo solo quando finalmente le immagini iniziano, quindi dopo questo blackout, si apre l'immagine ed è un uomo che sta soffocando durante l'impiccagione. Immagine potentissima, suono che viene trasformato da quello che noi credevamo un amplesso, in vero è la morte e l'asfissia di un uomo. Finito questo momento inizia un'orgia folle con questi violini che sono molto violenti, che noi conosciamo molto bene perché sono quelli di House, la canzone appunto di Charlie XCX e John Cale. Parte il monologo, la poesia di John Cale, che parlano della bruttezza, in realtà della finzione dietro la bellezza, dietro la perfezione. E già qua c'è un chiaro riferimento a quello che vuole raccontare poi il film, che a quanto pare comunque è stato capito poco, e te lo sta dicendo nella maniera più letterale possibile, perché sta interpretando una poesia. John Cale sta dicendo: a cosa mi è servito creare questo mondo di bellezza se poi non mi serviva niente, e se poi mi sentivo penso che morirò in questa casa, e poi viene ripetuto: penso che morirò in questa casa, penso che morirò in questa casa. Didascalico, raga, un rito, e l'abbiamo sempre detto per quanto riguarda House. E in questa immagine, cioè in questo momento in cui c'è appunto che arriva Charlie XCX con penso che morirò in questa casa, penso che morirò in questa casa, si apre la vista all'abitazione di Katie, la protagonista, che è appunto sulle cime tempestose. Le cime ripide, pericolose, in questa casa oscura, nera, che poi nella scritta, no, che si compone Wuthering Heights o Cime Tempestose, con i capelli di Katie, che è proprio l'apertura stessa del film, in questo momento, vediamo la casa con queste cime, queste caverne dietro come corna, che mutano in quello che sembra quasi un libro che si apre, ed è appunto un invito all'entrata di Cime Tempestose, romanzo e film appunto. E quindi sonoro eccellente, emotività che ti lascia eccellente, gioco tra moderno e passato eccelso, a livello poi di messa in scena pazzesco e potentissimo. Come si fa a dire che non è studiato? Raga, non mi escono dalla mente i commenti che ho letto, veramente. Momento criticatissimo. C'è Chains of Love, canzone sempre di Charlie XCX per Wuthering Heights, che senza alcun senso, cheat, compare a metà film, quando c'è Katie che sta vivendo la sua vita da ricca. Ma io dico,
io dico, santo cielo, la canzone cita, ritornello, ok? Schegge di vetro, no scusatemi, sì, schegge come di vetro sono la rottura del mio cuore, le catene dell'amore sono indistruttibili. Le catene non mi liberano, le catene non mi lasciano vivere libera il mio amore. Sembra tutto bellissimo, ma non lo è perché non sono libera. That's the point. Katie ha idealmente tutto quello che può desiderare con la ricchezza, ma non è libera di usarla quella ricchezza, non è libera di amare chi vuole, non è libera nelle scelte. È una donna di quegli anni che non è libera nelle scelte, è una gran novità, no. In quella scena tu vedi un contrasto tra sonoro e immagini, neanche troppo perché comunque basterebbe guardare l'interpretazione magnifica di Margot Robbie, dove lei parla molto con le espressioni, che è molto annoiata o è molto dissociata. Quindi cosa vediamo? Vediamo estrema bellezza, ricchezza, lei che ha un sacco di vestiti, lei che gioca, che si diverte, ma per finta, perché dentro di sé è molto estremamente annoiata e si sente in gabbia. Dai che la vediamo sempre più con i capelli legati, vabbè, quello è una questione di come parlano le immagini di un film, ma mentre lei è tutta lì abbellita in questo mondo bellissimo che sembra il mondo delle favole, c'è la canzone in sottofondo pop, ok? Quindi molto di impatto, molto potente, elettronica, dance e quant'altro, quindi che ti arriva come uno schiaffo in faccia, che ti dice: le catene dell'amore non mi lasciano, non sono libera. No, ma è musichetta scelta lì a caso. E perché scegliere musica pop? Oh mio Dio! E qua arriviamo all'ultima critica di cui voglio parlare, dopodiché basta, raga, perché ho parlato abbastanza di questo disco, di queste musiche. Perché la colonna sonora deve essere pop? E perché no? Perché non deve essere pop? Perché non deve essere dance? Perché non deve essere elettronica, hyperpop, avant pop? Che tra l'altro, quante declinazioni ha ormai la musica pop? Quante sfumature riesce ad avere la musica pop? No, perché molto spesso no, c'è sempre questo ricordo del rock. Il rock era la musica vera. Il metal era la musica vera. Raga, io nasco ascoltando rock e metal, ok? L'ho già detto in altri miei video. Io arrivo da quel background sonoro. Ad oggi io mi relaziono al pop perché riesce a sorprendermi alle volte nel dover essere un prodotto commerciale che comunque, raga, tutto è commerciale. Nel senso che quando negli anni, che cazzo ne so, 70-60 era in voga il rock era commerciale. Quando nel boom degli anni 90 tra l'elettronica, Eurodance e quant'altro e il metal più moderno che conosciamo, e quindi una versione del rock molto più heavy, articolata o epic e tutte le declinazioni del caso, perché serviva evolverlo, il rock, il metal era comunque più commerciale. Quanti della mia generazione, ok, quindi parlo dei fine 90, primi 2000 o insomma anche inizio 90, avevano in classe i metallari, tutti. Perché? Perché non si ascoltava? No, perché si ascoltava, perché era commerciale, perché era vendibile. Comunque sto uscendo pazzo in questo video, vi chiedo scusa e sto andando fuori rotta. Ma perché quindi, torniamo indietro, perché il pop in Cime Tempestose? Perché è un prodotto fatto per le donne. Principalmente, non solo, Cristo santo, ma come nessun film è solo per uomini, solo per donne, ma Fast and Furious è target uomini. Per prenderne uno, ok, proprio, ora non voglio paragonare assolutamente Fast and Furious a grandi film, però comunque io lo guardo Fast and Furious, quindi fanculo. Ma ci sono donne che hanno visto Fast and Furious? Certo. Ci sono persone queer che hanno visto Fast and Furious? Certo. Perfetto. Quindi si può andare anche fuori target. Cime Tempestose, Wuthering Heights a target le donne, e come dissi
nel video precedente, anche secondo me la comunità queer. Per quanto non sia rappresentata la comunità queer in questo film, ma nel citare pop culture, nell'integrare pop culture all'interno del film, vai ovviamente a richiamare all'attenzione le persone queer, perché le persone queer sono molto dedite ad artisti pop, soprattutto vicini a loro, come una Charli XCX. Perfetto. È marketing, raga, è marketing. Qua, secondo me, si vuole essere puntigliosi per una presa di posizione che non serve. Non serve per il film, non serve per la musica, non serve per niente. E, ripeto, commenti molto a vuoto, raga. E il che lo trovo grave. Commenti a vuoto. Tu puoi dirmi, non mi piace Chains of Love, non mi piace la soundtrack di Charli XCX, ma se tu vuoi dirmi perché secondo te non è stata una buona scelta per il film, me lo devi sapere argomentare e mi devi dare delle soluzioni che amplino il tuo discorso, e non semplicemente perché mi fa schifo o perché è roba frivola. Ma chi ha deciso che il pop è frivolo? Ma chi ha mai detto che tutti gli artisti pop sono frivoli? E anche se vuole essere frivola, magari è volutamente frivolo, è volutamente semplice. Non lo so, questo era quanto avevo da dire. Scusate il video lunghissimo, volevo sfogarmi, volevo parlarne. Questo video probabilmente verrà visto ancora meno di quanto sia stato visto il mio video su Wuthering Heights album, ma è una critica che avevo ricevuto delle critiche che mi davano noia e spero di aver in un video dato e detto quello che penso io. Ora lascio a voi la parola. Grazie.